Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo insieme questo golosissimo polpettone in crosta di pane. Se vi ricordate, un po' di tempo fa avevo fatto l'arista in crosta di pane che vi era molto piaciuta e nei commenti ho letto che tanti di voi facevano la versione col polpettone all'interno. Quindi ho raccolto il vostro suggerimento, ci ho provato ed è venuto buonissimo. Quindi facciamolo insieme. Per il polpettone in crosta di pane partiamo proprio dal pane e ci serve un filoncino, questo di circa mezzo chilo. Va bene anche il pane raffermo, quindi se dovete smaltire del pane utilizzate quello. Che facciamo? Togliamo l'estremità. Poi tagliamo il filoncino a metà. A questo punto dobbiamo creare lo spazio per mettere il polpettone, quindi eliminiamo la mollica, che poi utilizzeremo proprio per la preparazione del polpettone, quindi non va sprecata. Ora cosa facciamo? Insaporiamo il pane con un pochettino di sale e di olio. Il pane lo teniamo da parte. Riprendiamo la mollica, la sbricioliamo per bene e la facciamo ammorbidire con 150 g di latte. Mentre il pane si sta ammorbidendo col latte mi sono preparati il resto degli ingredienti, quindi in una ciotola ho messo 600 g di macinato misto, aggiungo un uovo, 80 g di formaggio grattugiato, un po' di prezzemolo tritato, poi mettiamo sale e un po' di pepe e diamo una bella mescolata, schiacciando con la forchetta in modo da sbriciolare anche la carne. Ora riprendiamo il pane, lo strizziamo leggermente e lo aggiungiamo alla carne e amalgamiamo per bene. Se riusciamo con la forchetta, altrimenti andiamo dentro con le mani. E infatti continuo con le mani, che si riesce meglio, è tutto più facile. Io ho fatto il polpettone semplice, però se volete lo potete arricchire, ad esempio aggiungendo delle olive tagliate a fettine, sia verdi che nere. Potete mettere dei formaggi a cubetti che magari in cottura, quando il polpettone è ancora caldo, filano. Insomma, potete aggiungere all'interno quello che preferite. L'impasto è bello omogeneo, possiamo dar forma al polpettone. Quindi prendiamo un foglio di carta forno, appoggiamo sopra la carne e facciamo un salsicciotto della lunghezza del filoncino di pane e con la carta forno ci aiutiamo ad arrotondarlo e a farlo tutto più o meno omogeneo. Ora riprendiamo il pane, la base del pane, e mettiamo all'interno il polpettone. Ecco, se c'è da aggiustare un pochettino la lunghezza, facciamolo adesso. E copriamo con l'altra metà del filoncino. Pressiamo leggermente per farlo aderire bene, quindi prendiamo 400 g di pancetta fresca a fette e avvolgiamo completamente il filoncino. Ora, per evitare che la pancetta si stacchi oppure che il filoncino si apra in cottura, sigilliamo tutto con un po' di spago da cucina.
magari voi tagliateli un po' più lunghi gli spaghi, perché fate prima, poi dopo magari li accorciate. Togliamo lo spago in eccesso. Ora appoggiamo il polpettone in crosta in una teglia con della carta forno sul fondo. Io ho utilizzato della pancetta fresca che non è salata, quindi ci aggiungo un pizzico di sale. Sistemo sopra 2 rametti di rosmarino che danno un po' di profumo. Ed è il momento della cottura, quindi inforniamo e facciamo cuocere a 180 gradi per circa un'ora. Ricordiamoci però a metà cottura, quindi passata circa mezz'ora, di irrorare il polpettone con del vino bianco, ne basta mezzo bicchiere. Ed eccolo qua. Ora lo lasciamo leggermente intiepidire. Ora togliamo il rosmarino ed eliminiamo tutti gli spaghi. Ed è il momento di tagliare a fette, quindi prendiamo un coltello ben affilato e tagliamo. Sentite come scrocchia bene il pane? Perché è diventato bello croccante, come la pancetta. Eccolo qua, guardate quanto è bello e c'ha un profumo. Immaginatelo accompagnato con un bel contorno di patate arrosto, è delizioso. Vi do qualche consiglio in più. Come avete visto, io per il polpettone ho utilizzato il macinato misto, metà manzo e metà maiale, però si può fare anche con un solo tipo di carne, quindi solo manzo o solo maiale, oppure per chi piace cambiare completamente, quindi fare il macinato di pollo o di tacchino o un mix dei due. Potete arricchirlo con delle olive denocciolate, magari tagliate a rondelle, sia verdi che nere, oppure si possono aggiungere delle verdure, come ad esempio della carota grattugiata, una zucchina grattugiata, delle verdure cotte in padella, come ad esempio una melanzana piuttosto che un peperone, oppure semplicemente degli spinaci. Io l'ho ricoperto completamente con della pancetta fresca che sciogliendosi in cottura insaporisce il pane e diventa bella croccante. Però si può utilizzare anche della pancetta affumicata oppure anche dello speck se vi piace. Si può fare la cottura in friggitrice ad aria? Naturalmente sì. Valutate la dimensione del polpettone in base a quella della vostra friggitrice ad aria e fate cuocere a 160 gradi per 35-40 minuti. Anche in questo caso irrorate col vino e magari giratelo a metà cottura. Visto che l'ho tagliato faccio anche un piccolo assaggio e vi saluto. Che ve devo dire? Buonissimo, buonissimo perché è croccante fuori, perché la pancetta diventa croccante, il pane anche. Però il pane si insaporisce anche del grassetto della pancetta e del sapore della carne. Il polpettone all'interno rimane umido, saporito, insomma, fatelo, fatelo, fatelo. Poi fatemi sapere se vi è venuto come il mio, se vi è piaciuta la ricetta e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!